Benvenuti a un nuovo approfondimento qui su Segreti Turchi, lo spazio in cui solleviamo il velo delle storie che seguite, delle vite che vi affascinano e delle verità emotive che spesso si sfumano dietro la luce dei riflettori. Prima di addentrarci nel percorso di oggi, iscrivetevi al canale, mettete un like a questo racconto e, se volete sostenere davvero ciò che facciamo, considerate di premere il tasto Unisciti per diventare parte della nostra famiglia in crescita. Adesso, camminiamo insieme dentro una narrazione che ha catturato attenzione e sentimenti. La perturbazione che circonda Barbaktas e Yağmur Yüksel, una coppia che per molti appariva salda, capace di reggere qualunque vortice l'industria potesse scatenare. Per anni, l'arco della loro relazione è stato seguito quasi con la stessa passione dei loro lavori sul set. L'ammirazione non nasceva solo dal fatto che fossero tra i volti più luminosi dello spettacolo turco, ma perché il loro legame trasmetteva un senso di autenticità raro in un mondo costruito sulla finzione. Tra loro si percepiva un equilibrio costante, due professionisti affermati che trovavano spazio l'uno per l'altra nel caos della celebrità. Incantava l'intesa, i gesti di affetto, le parole di incoraggiamento, la naturalezza con cui si orientavano tra ritmi durissimi e attese interminabili. Molti li consideravano la prova vivente che amore, ambizione e arte possano convivere. Eppure, in queste condizioni, la vicinanza diventa una risorsa preziosa che va difesa con decisione, altrimenti scivola via. Anche i legami più robusti iniziano a sentire la pressione di troppi giorni a distanza, di conversazioni ritagliate tra un impegno e l'altro, di serate in cui la stanchezza prende il posto delle carezze. Chi conosce bene l'ambiente ripete che l'amore deve saper flettersi per sopravvivere, ma la flessibilità non è sempre spontanea. C'è chi mormora che non sia stata un'unica rottura a generare l'incrinatura, bensì un accumulo lento di piccole tensioni, divergenze minime, una sopra l'altra, finché l'architettura emotiva ha cominciato a inclinarsi. Immaginate discussioni ripetute su orari, confini e priorità, negoziati portati avanti con buona volontà, eppure logoranti. Quando i prelievi emotivi superano i depositi, anche il legame più stretto inizia a sembrare teso fino al limite. I fan, inevitabilmente, hanno metabolizzato queste possibilità con apprensione e un tocco di malinconia. Dopotutto, molti li seguono dai primi passi. Yağmur Yüksel, amatissima per la sincerità con cui abita ogni personaggio, è da tempo considerata una presenza empatica, capace di sfumature finissime. Barbaktas, passato da idolo popolare a interprete che sa unire fascino, dedizione e rigore, è cresciuto agli occhi del pubblico come un professionista serio e sensibile. Il modo in cui parlavano l'uno dell'altra, talvolta con tenerezza pudica, faceva pensare a una consapevolezza condivisa del peso della fama. E se apprezzate il taglio umano di queste storie, fermatevi un istante. Mettete like, iscrivetevi a Segreti Turchi e ricordate che con il tasto Unisciti ci aiutate a costruire narrazioni attente e curate, lontane dal chiasso dei pettegolezzi senza scrupoli. Per capire come una coppia tanto stimata possa ritrovarsi in acque agitate, bisogna considerare le pressioni che la notorietà introduce. Da fuori, i red carpet e le anteprime brillano di fascino, ma dietro ogni comparsa impeccabile ci sono ore di preparazione, lavoro emotivo e il pensiero fisso che ogni espressione possa essere analizzata, catturata e rilanciata. Persino i momenti leggeri possono essere estrapolati, montati e trasformati in carburante per speculazioni senza fine. Per due persone che tentano di difendere un nucleo privato, lo sforzo richiesto è enorme. Anche le riprese aggiungono nodi invisibili a chi guarda solo il risultato finale. Quando vivi una scena intrisa di dolore, di conflitto, di perdita, quell'eco non scompare appena il regista grida al stop. Gli attori passano continuamente da un mondo emotivo all'altro, cambiano pelle e respiro nel giro di attimi. Quel passaggio lascia scorie, toglie presenza, prosciuga la disponibilità. Se poi aggiungiamo viaggi senza sosta, press tour, interviste serrate e la necessità di mantenere sempre un certo aplomb pubblico, perfino la relazione più radicata può vacillare. Secondo alcuni addetti ai lavori, col tempo sarebbero emerse differenze più profonde, quasi filosofiche, legate all'idea di futuro. L'incompatibilità a volte non esplode.
Si affaccia in modo discreto, in dialoghi in cui gli obiettivi smettono di combaciare, in compromessi che pesano sempre di più, in una consapevolezza che si insinua piano, l'amore, da solo, potrebbe non bastare a cucire tutto. Per chi ha idealizzato questa unione, è un pensiero difficile da accettare, ma le relazioni umane sono intricate, e nessuna stima esterna può semplificare i meccanismi interni di un cuore che cambia. A colpire, in queste settimane, è stata la reazione del pubblico. C'è chi esprime tristezza ma anche maturità, riconoscendo che i rapporti si trasformano e, a volte, finiscono. Altri si aggrappano alla speranza che si tratti solo di una perturbazione passeggera, una nuvola di stagione e non la frattura definitiva. La compassione di chi li segue da anni riflette il rispetto che entrambi hanno saputo guadagnarsi con talento e discrezione. Eppure, per ogni messaggio gentile, il web partorisce anche commenti taglienti, accuse frettolose, giudizi feroci. È la doppia faccia della celebrità, dove amore e scrutinio viaggiano intrecciati. Intanto, sono trapelate voci su tentativi di colmare la distanza percepita. Si è parlato di piccole fughe nel fine settimana per recuperare la semplicità perduta, di serate senza telefoni, libere da notifiche e luci blu, di conversazioni lunghe che provassero a definire un nuovo terreno comune. Forse hanno provato a ritagliarsi un tempo sacro, lontano da provini, riunioni con i registi, contratti, impegni promozionali, nella speranza di ritrovare il centro che li aveva uniti all'inizio. Se questi gesti hanno davvero ricucito, o se hanno soltanto addolcito i bordi di una transizione inevitabile, questo lo sanno solo loro. Dove siamo oggi? La risposta più onesta è che nessuno, fuori dalla loro cerchia più stretta, può esserne certo. Non c'è stata una dichiarazione di separazione, né un annuncio di riconciliazione, nessun atto ufficiale che sancisca un cambiamento. Forse è una scelta. Forse hanno preferito la dignità allo spettacolo, la riservatezza alla performance. In un'epoca in cui ogni vicenda privata può diventare un titolo a chiappaclic, il silenzio potrebbe essere l'ultima, intensa forma di rispetto reciproco. E qualunque cosa accada, quello che hanno condiviso resterà nella memoria culturale di questa fase dello showbiz turco. Insieme o separati, la loro influenza non svanisce, vive nei ruoli interpretati, nelle persone raggiunte, nel percorso di crescita che ha ispirato migliaia di spettatori. Forse questa è la sostanza del loro racconto, due individui che, sotto una pressione enorme, scelgono non in base a chi erano, ma in base a chi stanno diventando. È inevitabile, però, chiedersi come si stia muovendo questo equilibrio precario nelle pieghe del non detto. C'è chi nota dettagli in apparenza insignificanti, un like tolto, un'assenza tacita in un evento mondano, un'intervista in cui una frase rimane sospesa più del dovuto. Allo stesso tempo, altri colgono segnali che inviterebbero alla fiducia, piccole presenze mirate, scelte professionali che non si ostacolano, gesti che, pur discreti, sanno ancora di complicità. Nel circuito serrato dei gossip, ogni indizio diventa un grimaldello, ma non è detto che apra la serratura giusta. E allora torniamo al punto di partenza. Quanto pesa, davvero, la fama su un amore che nasce libero? La celebrità amplifica tutto, anche il silenzio. L'attesa diventa cronaca, l'ombra una trama, un sorriso un comunicato. In questo clima, Barbaktas e Yağmur Yüksel sembrano custodire ciò che sono senza farsi travolgere. Non cedono al teatrino dei comunicati di circostanza, non alimentano le fiamme della curiosità con dichiarazioni affrettate. Mantengono il controllo di ciò che conta, il diritto di scegliere i tempi, le parole, i modi. Intanto, il lavoro continua a esigere. Le sceneggiature non aspettano, i set ripartono, i personaggi chiedono presenza totale. C'è una disciplina che entrambi conoscono bene, quella di presentarsi, sempre, e dare il massimo. Ma il ritorno a casa, quando il trucco si scioglie, racconta un altro ritmo, più intimo e fragile. Lì si misurano le forze rimaste, si fa l'inventario delle energie, si decide se l'indomani sarà dedicato a un altro tentativo di dialogo o a un giorno di spazio, rispettoso e necessario. Forse è proprio qui che si intravede la loro forza. Non nell'assenza di scosse,
ma nella capacità di attraversarle con una forma di eleganza che non ha bisogno di essere esibita. Che cosa rimarrà, alla fine, di questo passaggio? Un insegnamento? Probabilmente, i sentimenti non perdono verità quando si trasformano. La dignità non è spettacolare, ma lascia tracce profonde. E quando due persone decidono di non piegarsi ai ritmi voraci dell'opinione pubblica, stanno già scegliendo qualcosa di prezioso, salvare ciò che resta autentico. Prima di chiudere, voglio sapere da voi, cosa credete che stia accadendo dietro un silenzio così ben custodito? Pensate che questa sia una tempesta passeggera, destinata a diradarsi, o l'epilogo quieto di un capitolo che tutti immaginavamo più lungo? E quali altre stelle iconiche del panorama turco vorreste che raccontassimo qui su Segreti Turchi? Grazie per aver condiviso con me questo viaggio così emotivo e riflessivo. Non dimenticate di mettere like, iscrivervi e premere il tasto Unisciti se desiderate aiutarci a continuare a creare storie profonde e curate. Questo era Segreti Turchi, dove ogni racconto cerca il suo significato più vero.